Facciamo una riflessione su un termine che è traslazione di bacino, che è stato in auge per tanto tempo, ma che imperversa ancora oggi ed è molto fuorviante, perché quando parliamo di spostamento del corpo dello sciatore verso l'interno di una curva, dobbiamo pensare allo spostamento di tutto il tronco intero, perché è la traiettoria di questa grande massa che ci interessa, non esclusivamente lo spostamento del bacino intorno ai due punti estremi che sono le spalle e i piedi. Dicevamo, il termine traslazione di bacino è stato molto utilizzato e è stato inteso erroneamente come identificare il baricentro dello sciatore grosso modo nell'addome, nel bacino, e preoccuparsi di spostare molto il bacino da una parte all'altra e non preoccuparsi di spostare la testa e le spalle, per cui si sono avuti dei movimenti di questo tipo con un forte spostamento del bacino, ma di fatto con una scarsa presa di inclinazione di tutto il corpo, con una finta angolazione. Dicevamo che dobbiamo pensare ad inclinare il corpo per effetto dello spostamento di tutta la massa grande del tronco. È la traiettoria della grande massa tutta intera, cioè bacino, tronco, spalle e testa, che ci interessa, e non soltanto del bacino. Quindi la massa che portiamo a spasso è dal bacino in su, e tutto deve essere compatto, non deve esserci uno spostamento del bacino rispetto al resto. Quindi la nostra percezione deve essere quella di tutto il tronco e non, come in questo caso nell'allievo che dimostra un errore molto frequente, un'attenzione e una percezione soltanto del bacino e una ricerca di spinta del bacino verso l'interno della curva, che blocca il progredire dell'inclinazione, che è quella che invece ci serve soprattutto ad alte velocità per creare l'equilibrio giusto. È interessante vedere anche la ripresa da dietro, dove si vede proprio lo spostamento in blocco di bacino-tronco, e dove si capisce anche l'importanza dello sguardo per determinare un'inclinazione di tutto il corpo e non uno spostamento limitato al solo bacino. Importante comunque avere in testa e visualizzare il movimento di tutta la massa intera. E si capisce da questa inclinazione, da questa immagine, come sarebbe impossibile prendere questa inclinazione se non fosse tutto il tronco a spostarsi dentro la curva e se fosse solo il bacino spinto dentro. A chiudere questa puntata ora con ancora le immagini del nostro terzetto di dimostratori, Oriano Rigamonti, Simone Idalin e Davide Cervini, in questa sequenza di curve che andiamo a fermare su un fotogramma che praticamente riassume il senso e i concetti illustrati in questo filmato.